Buongiorno, anzi buon pomeriggio e bentornati sul mio canale. Sì, è bellissimo, c'è un arcobaleno Io così non l'ho mai visto. meraviglioso. Sembra che parte da là. Allora, adesso sembra che parta dal lago, perché siamo al lago di Bracciano. Sembra che inizi dal lago proprio, da dentro l'acqua. Piove con il sole, quindi si è creato un arcobaleno meraviglioso. Ciao a tutti. Cioè, se voglio prendere l'arcobaleno devo fare il contrario, o no? Sì. Se no, chiudi lo schermo. Ecco, no, si vede là, vedi? Un pochino. Sì. Che va. Sto trasformando mia mamma in una vlogger. Sì, senza occhiali, guarda. Ah, proprio non vedo niente. Panoramica sul lago. Angelina avrebbe avuto freddo qua. Sì. Sì, fa Abituata. freddo effettivamente. La strada che facciamo noi non arrivi qui. Vabbè, tu fai un'altra strada. Giri prima. Fai una strada Alla diversa rotonda, ci sono partite due rotonde. da quella che poi faccio io. Sì, no, la strada che fai tu veramente. Io faccio la strada in mezzo alla campagna. Io mi rifiuto proprio di memorizzarla. Lei invece fa la strada che passa attraverso il paese. Alla fine il risultato è lo stesso, comunque arriviamo al lago ma in modo diverso. Che dicevi dell'aria pulita? Che non respiri senza accorgertene. Cioè l'aria veramente entra nel naso così. Certamente non me ne accorgo neanche quando sto in città, però la pesantezza si sente. Sì. 280.000. Appartamento 120 metri quadri, secondo piano, quello sopra. Strutturato. Mi Sarà pure sembra bello, tanto, però è perché con tantissimo. 280.000 euro ho visto annunci a Roma per appartamenti dove voglio io, quindi lì mi sembra un po' tantino. Spunta l'arcobaleno. No, comunque ad occhio nudo è pazzesco. Cioè, non ho mai visto una cosa del genere. Proprio fosforescentissimo. Sì, ma poi i colori sono vividi. Sì, ma guarda dove inizia là, nel boschetto, diciamo. Sì. Se tu stai lì pare che i colori inizino da lì. Sì. Non ho mai visto l'inizio di un arcobaleno, abbiamo sempre visto un arco in cielo. Ma all'inizio non si è mai visto, io non l'ho mai visto. Infatti. Invece guarda, parte da terra sembra. Sì. Proprio bello. In videocamera si vede, però i colori non sono vividi come nella realtà. Buongiorno! Stamattina vorrei riprendere una vecchia abitudine dei vlog, che è quella di andare a fare la spesa insieme. Ho appena parcheggiato e a giudicare dal numero delle macchine che sono parcheggiate nel parcheggio del supermercato c'è un po' di gente stamattina, quindi non so se il mio piano andrà a buon fine oppure no, però io ci proverò. Allora, sono venuta qui al supermercato stamattina perché in frigorifero non c'è più granché, devo fare la spesa, però onestamente non so che cosa devo comprare. Sono in una fase in cui non ho voglia di cucinare, non ho voglia di pensare a che cosa devo preparare da mangiare. Diciamo, è una cosa ciclica. Mi ritrovo in questa fase ogni tanto, però poi passa. Diciamo che anche il tempo oggi non aiuta il mio umore, perché è grigio, è plumbeo. Che altro dire? Niente. Questo è quanto per il momento. Vado.
Allora, iniziamo dai surgelati. Spinaci, piselli e 2 confezioni di burger di salmone. Poi una confezione di formaggio primo sale, una confezione di zucca a cubetti, 2 banane, un barattolo di lenticchie di Altamura IGP, una confezione di couscous, una confezione di sale marino iodato fino, poi una confezione di tisana digestiva, poi qui c'è una confezione di riso integrale selvaggio e una di bulgur e quinoa, una confezione di rigatoni e 2 confezioni di spaghettoni. Poi gli odori per brodo, quindi è un misto di carote, sedano, cipolla, patata, e questo serve per fare il brodo. E poi una bottiglia di olio extravergine di oliva DOP Terra di Bari, Castel del Monte. E infine la carne. Ho preso una confezione di fusi di pollo, una confezione di arista a fette e poi una confezione di macinato. Sono fatta un caffè, ho appena pranzato. Oggi pomeriggio sono impegnata in varie videochiamate. Non c'è niente di interessante da farvi vedere. Ci vediamo più tardi. Sono ormai le 7, mi pare, sono quasi le 7. E niente, parliamo un po' di libri. Ho iniziato a leggere questo libro, I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante. Sono proprio all'inizio. Sono arrivata a pagina 54. Non è un libro allegro. Diciamo che non so perché io mi ritrovo sempre a scegliere libri un po' tristi. Però mi piacerebbe molto leggere un libro allegro e divertente, infatti mi sa che prossimamente comprerò il nuovo romanzo di Piff. E niente, quindi ho iniziato a leggere questo libro, è la storia di questa donna che viene abbandonata dal marito, e diventa ossessiva, si incattivisce, cerca in tutti i modi di far riavvicinare il marito, però non si rende conto che il marito non vuole stare più con lei e neanche con i figli. Questo è quanto ho capito arrivando fino a pagina 54, quindi non so come evolverà la storia, lo scoprirò. Però diciamo che mi ricorda molto un altro libro che ho letto precedentemente e di cui vi ho già parlato. Mi ricorda molto Lacci di Domenico Starnone. La storia è estremamente simile. Allora, entrambi i libri iniziano con un abbandono della moglie e dei figli da parte di un marito. I 2 mariti si comportano nello stesso modo, quindi vanno con una donna più giovane, si sentono innamorati, giovincelli, eccetera. La moglie in tutti e 2 i libri si comporta allo stesso modo, quindi ricerca l'attenzione del marito che non le vuole più in modo ossessivo e diciamo poco edificante per se stesse. Non so come andrà a finire questa storia, spero che finisca in modo diverso rispetto all'altro libro, però insomma per il momento sono molto simili. Vediamo che cosa succederà. Se voi avete letto questi 2 libri fatemi sapere che cosa ne pensate e se siete d'accordo sul fatto che sono simili. Sembri gigante. È solo questione di prospettiva, perché se mi avvicino non sembra più così gigante. Allora,
Bene, questo è quanto per il vlog di oggi. Spero che vi sia piaciuto e spero anche di avervi tenuto compagnia. Se avete dei dubbi, delle domande o dei commenti da condividere con me, ma con tutti quelli che guardano questo video e che potenzialmente leggeranno i commenti, la sezione dei commenti è a vostra disposizione qui sotto. Grazie ancora e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!